Aspettiamo giusto qualche minuto che arrivino gli ultimi ritardatari. E poi cerchiamo di cominciare abbastanza in orario. Stiamo registrando l'intervento, poi dopo cercheremo di mettervelo a disposizione al più presto. Come sempre le regole di ingaggio sono abbastanza semplici, c'è una chat che trovate sulla sinistra, infatti vedo che già alcuni di voi la stanno usando per salutare. Oltre a salutare potete utilizzarla per fare domande fra un argomento e l'altro, noi cerchiamo di raccogliere le domande e poi di dare risposta o diciamo così alla fine di ogni argomento, oppure le raccogliamo tutte per la fine. Ecco. Cercheremo di lasciare uno spazio per Q&A. Giustamente Francesca scrive benvenuti e benvenute. È giusto? Siamo inclusivi. Ma io vedo che sono già entrati più di metà degli iscritti. Visto che le cose da dire sono tante, è bello succoso questo webinar, partirei subito. Quindi se stiamo già registrando, Max, me lo confermi? Sì, stiamo già registrando, te lo confermo. Mi taccio e mi spengo. Ok, a dopo. Allora, di nuovo, benvenuti e benvenute a tutti. Grazie per aver aderito così numerosi. C'è stato un numero importante di iscritti per questo webinar. Il tema è caldo, è molto interessante perché parliamo del roadmap e dello stato di avanzamento nello sviluppo della nuova versione di Forma, quella di cui abbiamo cominciato a parlare all'evento di novembre, al Forma Experience, di cui poi abbiamo riparlato in un primo webinar a gennaio. Mi scuso innanzitutto per la voce nasale e i colpi di tosse che non riuscirò a trattenere ad un certo punto, ma è un periodo in cui gira un'influenza e un raffreddamento diffuso, non so dalle vostre parti. Qui è abbastanza... C'è stato un discreto massacro, ma il tema era importante e ci tenevamo a farlo comunque. Farò del mio meglio. Dicevo che oggi, quindi, l'obiettivo è allinearvi e raccontarvi come sta andando e a che punto siamo e dove stiamo andando e con quali modalità, con quali soluzioni tecniche stiamo lavorando per Forma 5. È vero che c'è ancora la 3 rilasciata alla community, ma ve lo annuncio per pochi giorni ancora, perché la prossima release della 4 sarà resa pubblica, cioè rilasceremo nelle prossime settimane, comunque a breve giro, una 4.0 che diventerà pubblica, una 4.1 che sarà la nuova versione community. Da quel punto la versione 3 sarà deprecata. Avrete notato negli ultimi mesi che sono stati fatti diversi rilasci, sintomo che sotto stiamo lavorando alacremente, e l'obiettivo è quello che ci siamo raccontati a novembre, tra novembre e gennaio. Oggi sono qui, sono Alberto Pastorelli, insieme ho coinvolto anche Giuseppe Lucifora, che è uno dei partner nello sviluppo, fa parte del comitato tecnico di sviluppo, perché vorremmo entrare un pochino più nel dettaglio. Il sogno che vi abbiamo raccontato a novembre, cioè siamo partiti dal pensare non a
singole modifiche funzionali, a quali funzionalità aggiungere, quali funzionalità migliorare, ma abbiamo deciso per Forma 5 di orientarci verso un refactoring complessivo a partire dalla user experience, cioè da lì abbiamo cominciato a pensare a come vorremmo che fosse il nostro LMS ideale, che deve essere moderno, leggero, mobile first, quindi deve portarci ad un'esperienza utente completamente nuova rispetto alle strutture un po' ingessate a cui siamo ancora vincolati dalla vecchia piattaforma. Quindi ripensiamo i comportamenti d'uso, di navigazione degli utenti. Abbiamo lavorato già, avete già visto il prototipo per la navigazione utente. In queste settimane stiamo lavorando ancora in parallelo su quella che è la user experience degli amministratori dei corsi e così via. Quindi continueremo a evolvere questo prototipo. Questo è il primo obiettivo, cioè vogliamo avere a disposizione e mettervi a disposizione, perché siamo in questo sullo stesso piano, tutti utilizziamo Forma come veicolo per il nostro business verso i nostri clienti, quindi vogliamo un applicativo che sia moderno, bello da presentare, facile da utilizzare per gli utenti, perché questo poi ci ritorna in termini di migliore percezione dell'esperienza d'uso e quindi minori costi di assistenza. Per arrivare a questa sensazione nuova che vogliamo dare con l'applicativo, bisogna lavorare però anche sulle funzionalità, perché non sia un semplice restyling grafico. Il secondo obiettivo è quello di migliorare davvero ad un livello funzionale il software. E negli ultimi mesi abbiamo fatto una fortissima, profonda analisi con cui abbiamo anche rimesso in discussione alcune cose che stavamo dando per scontato, alcune funzionalità che avevamo lì, e abbiamo cominciato a dirci: ma deve proprio esserci, oppure deve proprio essere fatta così, perché altrimenti si sarebbe trattato solo di rivestire con un vestito un pochino più nuovo lo stesso applicativo. Invece no, stiamo ripensando le funzionalità per rifare e ripensare le funzionalità, molte funzionalità. Stiamo necessariamente intervenendo anche a livello del codice, quindi perché abbiamo ancora, per quanto nelle versioni 3 e 4 siano stati fatti degli avanzamenti importantissimi, abbiamo portato la compatibilità con PHP 7, poi 7.4, poi 8.0, sono state introdotte nuove soluzioni a livello di tecnologia con i namespace, era stato rifatto prima il gestore degli eventi, insomma ci abbiamo lavorato tanto. Però ci stiamo ancora trascinando del codice legacy che deriviamo dal fork originale che è stato fatto 10 anni fa da Docebo e che ci causa dei rallentamenti nello sviluppo. Quindi a questo punto è necessario un intervento un pochino più radicale, e quindi ricapitolando, una nuova esperienza d'uso con una nuova interfaccia per un set di funzionalità che consentano di fare meglio quello che già si può fare con Forma, perché lo si potrà fare in modo più efficace ed efficiente, tutto avendo sotto il cofano un core tecnologico più solido, più stabile, più facile da mantenere, quindi meno costoso. Ricordiamoci che Forma deve rimanere open source e quindi non ha nativamente i budget delle grandi piattaforme enterprise, e che sia estendibile più facilmente. Questi 3 obiettivi corrispondono a 3 livelli di intervento differenti. Oggi parleremo dei primi 2, quindi tralasciando un attimo il tema del prototipo, su cui continuiamo a lavorare, come vi stavo dicendo, ma che sarà implementato quando tutto quello che sta nella carrozzeria e sotto il cofano sarà pronto per ricevere il nuovo vestito.
Oggi quindi vediamo quali sono gli interventi sul fronte funzionalità, e vi anticipo che i capitoli saranno 3, possiamo sintetizzare i tanti interventi che abbiamo pianificato e che stiamo già facendo, questo lo ripeterò dopo, in 3 punti, cioè rimozione di funzionalità obsolete, quindi c'è qualcosa che butteremo via, alcune cose le stiamo migliorando e alcune funzionalità o aree funzionali, poi ne parleremo meglio, vengono riprogettate e rifattorizzate non solo da un punto di vista tecnico, ma proprio da un punto di vista di architettura, di struttura funzionale. Sotto questo c'è il codice. Perché stiamo facendo questo webinar e ci tenevamo a raccontarvi bene e a condividervi che cosa sta succedendo in forma e come ci stiamo muovendo, perché, ripeto, stiamo lavorando in queste settimane e abbiamo delle deadline anche entro l'estate per dei primi step di chiusura. Perché la maggior parte degli invitati a questo webinar sono, ed è anche una delle ragioni per cui abbiamo ristretto un attimo il cerchio al pubblico italiano per ora, poi eventualmente faremo una nuova edizione in inglese, ma ci tenevamo ad essere chiari e a poter discutere bene questi punti. Tanti di voi hanno introdotto e hanno scelto Forma come asset in qualche propria attività di business, a volte in alcuni casi di core business, perché vendete corsi o avete sviluppato integrazioni o vendete servizi tecnologici su Forma. Il passaggio alla 5 sarà un passaggio delicato, ma il salto anche qualitativo sarà tale per cui vale la pena cominciare a prepararsi da subito. Quindi ora vi racconteremo un po' meglio, senza entrare esageratamente nei dettagli, che cosa stiamo combinando e alla fine vi spiegheremo come possiamo interagire e come potete prendere parte al progetto e al processo di sviluppo di Forma 5. Partiamo dalla parte più interna, cioè dalle lavorazioni che si fanno sul codice, e qui chiedo l'aiuto di Giuseppe. Peppe, vuoi spendere tu qualche parola per dire a che livello stiamo intervenendo? Sì, intanto piacere, io sono Giuseppe, mi occupo per Forma Pharma di tutto il reparto sviluppo. E, fondamentalmente il grosso del lavoro che stiamo facendo si rifà proprio nella ristrutturazione dell'intero codice dell'applicativo di Forma, perché sostanzialmente quello che ci ritroviamo erano anche decine di file che magari avevano le stesse funzionalità ma sparse per il codice. Questo comporta spesso un effort nella ricerca delle problematiche dell'applicativo importanti. Quello che è definito nei primi punti, di cui in realtà il primo punto è già stato completato, è stato proprio la rifattorizzazione di tutti i namespace. I namespace sono, diciamo, un modo per organizzare le classi, diciamo, di sviluppo, le classi del codice con una determinata struttura. Questo ci aiuta a ottimizzare il caricamento dei file e quindi attendere quando tutto il processo sarà ultimato, quindi anche tutto il resto delle classi che vediamo anche nei punti della tabella, insomma nella seconda e terza punto della tabella, che sono già in corso. Ci sarà sicuramente un improvement di performance non indifferente. Tutto questo ovviamente tenendo in considerazione che è vero, noi dobbiamo rifattorizzare il codice, dobbiamo unificare quante più informazioni possibile per far sì che sia tutto più manutenibile, ma dall'altra parte ovviamente dobbiamo tenere in considerazione che dobbiamo controllare che il comportamento dell'applicativo rimanga sempre lo stesso. Quindi l'effort in realtà è duplice, perché c'è una parte di progettazione e di, diciamo, identificazione di come vanno rifattorizzati i file, tutta una parte di poi effettivo lavoro su quei file
E poi tutta una parte di testing, per cui in contemporanea le feature vengono strutturate, implementate e poi testate, e considerando che penso un po' tutti voi, anzi tutti voi sicuramente conoscete quanto Forma sia ampio nelle sue funzionalità, potete capire quanto è dispendioso impattare nei file in maniera così importante. Considerate, per farvi un esempio, che consideriamo che i file alla fine di tutto il processo potrebbero diventare 2/3 di quelli che ci sono adesso nel core di Forma. E considerando che sono centinaia, potete capire quanto sarà molto più semplice lavorare diciamo, sul core in un futuro, diciamo, prossimo. Questo è un lavoro che, come dicevo, una parte è già stato completato, quindi refactoring di tutte le librerie presenti della parte amministrazione, della parte diciamo studente è stato completato. Poi ci sono alcuni moduli che ancora sono in fase di elaborazione, e addirittura ci sono ancora delle funzionalità che non erano ancora state migrate nel pattern MVC, e quindi ci riportiamo da Docebo, che contestualmente alla modifica del codice vengono anche riportate diciamo, nel pattern MVC. Questo, diciamo, è tutta la parte che riguarda il codice. Poi ci sono un altro slot di lavorazioni che invece sono rivolte alla gestione del template. In realtà, Albe, puoi tornare un attimo indietro perché si uniscono, però fanno riferimento allo stesso argomento. Ad oggi lavorare su template è sempre stato comunque complicato, perché pur avendo una gestione dei template Forma, molti file in realtà erano ancora integrati dentro il core, per cui non era possibile estenderli, o quando era possibile estenderli lo si faceva comunque con fatica. Quindi diciamo, quello che stiamo portando avanti è anche lo spostamento di tutti i file di template che prima erano presenti dentro il core di Forma, dentro la cartella template, in maniera tale che il template, e quindi tutta la parte, diciamo, di visuale dell'applicativo, sia completamente staccato dalla parte invece di logica di business dell'applicativo. E questo è un altro lavoro che stiamo portando avanti e che è in fase di lavorazione, quindi stiamo trasformando tutti i vecchi file PHP, li stiamo trasformando in Twig, e inoltre, puoi passare avanti, Albe, e inoltre, contestualmente a questa lavorazione, stiamo spostando la cartella di sviluppo della parte front-end direttamente dentro il template, perché esiste una parte del template di Forma in cui ci sono, diciamo, delle informazioni di sviluppo, e facendo questa migrazione sarà possibile creare dei template custom, diciamo, con più facilità. Quindi ogni template potrà essere autonomo, dovrà solo preoccuparsi di estendere il template standard, mentre ad oggi noi, quando creiamo un template custom, quello che facciamo è duplicare totalmente il template standard con tutte le informazioni dentro. L'approccio sarà invece: io nel template custom modifico solo quello che a me serve modificare. Quindi dico al template custom che semplicemente deve modificare quelle singole viste che a me interessa modificare. Un altro lavoro importante in direzione di Forma 5 è tutta la parte legata alle videoconferenze. Come tutti sappiamo, il Covid ci ha aperto alle videoconferenze in maniera forzata, e quindi sono stati implementati tutti i plugin di videoconferenza, e seppur Forma era comunque orientato a poter gestire questa tipologia di contenuto e-learning, chiamiamolo così, comunque aveva delle limitazioni. Abbiamo cercato di sorpassarle con vari barbatrucchi, lasciatemi passare il termine, però chiaramente l'integrazione non è mai stata semplice, quindi
il passaggio che vogliamo fare è creare una vera interfaccia di collegamento con i plugin di videoconferenze per far sì che sia possibile implementare i plugin o manutenere comunque i plugin con molta più semplicità. L'ultimo punto, che fa riferimento un po' a quello che diceva Alberto poco fa riferimento invece a tutta la parte di sviluppo dei nuovi layout, quindi tutta la parte di layout ridisegnati, quindi navigazione generale di tutto l'applicativo, la home page, la dashboard, tutto quello che chi di voi è stato presente anche alle altre presentazioni ha potuto vedere. Chiaramente però per poter proseguire, per poter arrivare a questo obiettivo, quindi poter ridisegnare tutta la parte di front-end, quindi tutta la navigazione, abbiamo la necessità che non la parte di videoconferenze perché chiaramente è slegata, ma tutti i punti che vi ho elencato prima siano completati, quindi il refactoring di tutto il core applicativo e tutta la parte di migrazione della gestione dei template e delle interfacce grafiche. Io direi che ho finito. Se ovviamente poi avete delle domande sono a vostra disposizione e spero di non aver dimenticato nulla. Grazie a tutti. Sì, scrivete pure le domande in chat, cerchiamo, se non ce ne sono, non so, allora Massimiliano e Francesca stanno monitorando la chat mentre noi vi raccontiamo le cose. Eventualmente ogni tanto ci fermiamo e proviamo a rispondervi, oppure apriremo una conversazione post webinar. Su questo c'è solo una cosa, Peppe, che non abbiamo indicato, che però faremo necessariamente, che è la compatibilità con PHP 8.2 e sarà abbandonata la compatibilità con 7.4, cioè con le versioni precedenti alla 8 comunque, cosa che oggi stiamo mantenendo sulla 4. Notate nella terza colonna di questa tabella... scusa, vai, Peppe? No, in realtà quella la davamo per scontata perché Sì. PHP 7.4 è stata abbandonata solo per questo. Però sì, ci tenevo perché anche a il racconto di questi aspetti più tecnici, più dentro al codice, ci tenevo a farli perché c'è chi ha sviluppato delle implementazioni su Forma, delle personalizzazioni, quindi è bene che insomma aprire questo dialogo adesso e raccontare che cosa sta succedendo. Non abbiamo mai fatto nelle versioni precedenti un salto così forte anche sul codice. Nella terza colonna di queste tabelle, anche nelle slide successive, vedete, ho indicato la versione di riferimento. Tutte queste lavorazioni di cui ha parlato Giuseppe fin qui finiranno tendenzialmente nella release finale della 5, ma ci sono cose che stiamo anticipando, che cominciamo a fare già sulle prossime release della 4, già dalla 4.1 troverete. Cominciamo a parlare della revisione funzionale, in particolare una prima tranche di lavorazioni con cui stiamo già andando in questi giorni a rimuovere una serie di funzionalità che risultano inutilizzate o obsolete, inutilizzate da tutti i nostri clienti, ma anche abbiamo fatto un sondaggio nelle settimane scorse, quindi abbiamo avuto delle conferme in questo senso. Il tema è: cominciamo a togliere cose che non sono più utili perché ci derivano da una concezione dell'LMS di 10 anni fa e quindi non vengono più utilizzate o non vengono utilizzate in contesti corporate, o sono talmente diciamo così obsolete e contemporaneamente poco utilizzate che il costo per evolverle e mantenerle sarebbe troppo alto e genererebbe inefficienza. Quindi su questi potremo fare qualche ragionamento insieme. Passiamo all'elenco. Vado abbastanza rapidamente. C'è
il modulo che stiamo togliendo proprio in questi giorni, questa è la prossima settimana, che è quello delle etichette, un sistema di tag con cui si possono categorizzare i corsi, non so se chi di voi l'ha utilizzato, che poi ti permette di presentarli organizzati per etichetta anche in front-end. Abbiamo segnalazioni di 1 o 2 casi di utilizzo su circa 200 installazioni monitorate, quindi è veramente residuale, ed è ancora una concezione vecchia, quindi semmai se per qualcuno di voi fosse strategico reimplementare questo, e qui faccio un discorso che vale anche per le altre lavorazioni, per le altre rimozioni, sentiamoci e capiamo se può essere possibile estrarre questa funzionalità e reimplementarla come plugin collaterale. Questo ci permetterebbe di continuare con gli sviluppi di Forma Core e trovare lo spazio e le risorse per restituirvi delle funzionalità che a quel punto possiamo anche riprogettare. Quindi le etichette, il modulo competizioni, anche questo ci risulta totalmente inutilizzato, era un embrione, un esperimento fatto a quei tempi innovativo, se vogliamo, da Docebo nella direzione dell'e-learning, però, scusate, della gamification. Oggi però servono meccanismi diversi, quella struttura, quella funzionalità rigida, obsoleta, quindi così com'è la togliamo ed eventualmente ragioneremo di un plugin. La knowledge base è un'altra funzionalità che riconosciamo essere potenzialmente interessante, però abbiamo visto veramente usato pochissimo. Oggi ha un'interfaccia che è un problema mantenere e rinnovare, l'interfaccia di accesso. La knowledge base è quella che in italiano si chiama libreria contenuti, che permette di mostrare al di fuori dei corsi una serie di asset, di contenuti formativi che magari sono anche contenuti dentro dei corsi e lì sono stati catalogati. Quindi è una soluzione interessante per distribuire dei materiali formativi in modo alternativo ai corsi, ma necessita qualche revisione e ripensamento. Quindi per il momento la togliamo. Al momento pensiamo di tenere la parte di tabella di database relativa alla categorizzazione e poi eventualmente reimplementeremo una nuova interfaccia, ma considerate che nelle prossime versioni, già nella 4.1 o 4.2, queste cose le vedrete sparire. All'interno dei corsi ci sono 2 segnalazioni importanti. Una riguarda dei tipi di oggetti didattici che ci risultano inutilizzati e sono la sitografia, il glossario e le FAQ. Segnalateci se qualcuno di voi ne fa un uso importante, strategico, massivo, altrimenti inizieremo a rimuoverli, probabilmente gradualmente. Qui stiamo decidendo come farlo da un punto di vista tecnico. Probabilmente impediremo in prima battuta di creare i nuovi oggetti e poi andremo anche ad eliminare quelli precedenti nelle versioni future. È da indagare, però intanto ci sarebbe utile sapere se questa può essere una criticità per voi. E sempre all'interno dei moduli ci sono, dei corsi, qui il raffreddore fa il suo dovere. Dicevo, all'interno dei corsi ci sono alcuni moduli, sono quelle funzionalità che aggiungete dalla gestione dei menu. In particolare mi riferisco al modulo wiki, al modulo progetti, al modulo blocco note e al modulo calendario, quelli all'interno del corso. Questi 4 moduli verranno rimossi perché sono sostanzialmente inutilizzati o inadatti, insomma, per l'evoluzione che stiamo pensando per la piattaforma. L'unica eccezione che riguarda il modulo calendario, che verrà rimosso così com'è perché è ancora un'eredità delle vecchissime Docebo, e reintrodurremo come funzionalità nella 5, lo trovate anche nei mock-up, però utilizzando il nuovo componente che abbiamo introdotto in forma con la dashboard. Quindi questi moduli in particolare spariranno. Proseguendo, altri moduli sempre a livello di corso, e qui
sono tutti quelli legati alle statistiche, tutti i moduli di reportistica corso, e sì, state seduti ma non spaventatevi, parliamo di griglia utenti oggetti, statistiche per utente, statistiche per oggetti, statistiche di utilizzo e sì anche il registro valutazioni come lo conoscete oggi. Non evolveremo più questi moduli, li toglieremo, quindi se avete plugin, personalizzazioni, funzionalità, verticalizzazioni che insistono su questi moduli, vi dico attenzione. Tra poco magari approfondiamo, ma quello che faremo sarà lo sviluppo di una nuova funzionalità ripensata da un punto di vista di interfaccia di utilizzo, che consente di fare le stesse cose senza le ridondanze che oggi ci trasciniamo con questi moduli. Approfondendolo un attimo adesso, sono certo, perché ci capita, noi abbiamo tantissimi clienti che lo utilizzano e capiterà anche a voi, e anche dal confronto con alcuni di voi ho avuto conferma, a volte crea un po' di confusione negli amministratori capire dove bisogna andare a trovare le informazioni, se nelle statistiche per utenti o in quelle per oggetti, però ci vado in quelle per utente perché c'è anche la vista della compilazione del test, ma negli oggetti ho i dettagli dello score, insomma c'è un po' di confusione e non sempre i dati sono consistenti, quindi stiamo lavorando su tutti questi aspetti, inclusi i meccanismi di calcolo del punteggio finale del corso, per arrivare ad avere un unico modulo con dei dati puliti, consistenti, facili da interrogare e da utilizzare. E quindi tutti ci alleggeriremo, insomma ci toglieremo un bel po' di domande da parte dei nostri admin dei corsi. Questa sarà probabilmente la prima lavorazione che faremo, spero che iniziarla già entro l'estate, subito dopo la tranche di rimozioni che stiamo facendo, perché ha un impatto abbastanza importante ed è delicata, toccando le reportistiche. Altre funzionalità che andiamo a togliere saranno gli SMS, eventualmente reimplementeremo come plugin, ma oggi sono nel core e questo non ha senso perché ci vincolano ad utilizzare un unico provider e non è estendibile. Il modulo news verrà tolto, così come si utilizza adesso. Mi riferisco a quel blocchettino di news che esce nel pannello laterale, nello user panel, quello che si apre a slider sulla destra. L'integrazione con LDAP verrà rimossa dai setting, consideriamo LDAP un protocollo obsoleto, abbiamo plugin per SAML o IDC e integrazioni più sicure e più moderne. Comunque non sarà più mantenuto nel codice. C'è una discussione aperta sul tema ruoli e competenze, perché in questi anni e sul nostro bacino di utenti, su tutte le installazioni su cui abbiamo visibilità, ne vediamo un uso molto limitato. Chi li utilizza a volte li utilizza in modo anche molto intensivo, molto massivo, però sono veramente pochissime istanze che hanno utilizzato questa funzionalità, che d'altra parte è corposa, si integra con tutta la gestione dei corsi, con la gestione degli utenti, quindi stiamo decidendo come fare. L'ipotesi più probabile è che sarà tolta, e se c'è un interesse da qualcuno che lo sta utilizzando in modo massivo, potrà essere reintrodotta come plugin. Ok, quindi troveremo insieme a voi, se per voi questa è una funzionalità critica, le risorse e il modo per a questo punto aggiornarlo, ripensarlo e rilasciarlo come plugin per la community, però non più nel core della piattaforma. Proseguendo, abbiamo tante cose ancora. Ti posso interrompere un secondo, che sennò poi si accumulano troppe domande? Sì, vai, vediamo un po' di domande. Ok, partiamo dalle cose brevi. Qualcuno chiede quale sarà la versione minima di MySQL. Allora, probabilmente, noi al momento abbiamo cercato
per quanto possibile di mantenere la compatibilità con MySQL 5.7. Non abbiamo avuto necessità di fare switch a MySQL 8, per cui se riusciamo comunque cerchiamo di mantenere la compatibilità. La nostra politica è quella di cercare di dare quanta più compatibilità con le versioni, diciamo, applicative, ovviamente compatibilmente invece con sistemi deprecati, quelli è chiaro che non li manteniamo. E rispondo anche alla domanda di PHP 8.2 o PHP 8.3. Quando Alberto parla di compatibilità, in realtà comunque dà riferimento di una compatibilità minima, per cui considerando che usciremo probabilmente l'anno prossimo, nel senso a fine di questo anno, saremo a scadenza di PHP 8.2, però in realtà comunque c'è tutta la parte di manutenzione di PHP 8.2, per cui diciamo PHP 8.2 per comunque avere lo spazio per continuare a lavorare. Il passo più grosso sicuramente è stato fatto nel passaggio da PHP 7 a PHP 8, perché chiaramente sono cambiate un sacco di cose, quindi l'unica motivazione è questa, cercare comunque di dare spazio a chi magari ancora ha una versione un po' non aggiornata del proprio stack applicativo. Per quanto riguarda, si risponde perché tanto le sto vedendo, Max. Per quanto riguarda invece la domanda che fa riferimento alla possibilità di override del core, quando i plugin insomma devono sovrascrivere i comportamenti del core, è una problematica che stiamo affrontando, che affrontiamo tutti i giorni, perché comunque anche noi per i nostri clienti, o comunque in realtà sviluppiamo plugin per le integrazioni con Forma, e piano piano stiamo cercando di inserire quante più logiche, quanti più eventi possibili, in maniera tale che i plugin, anziché fare la sovrascrizione di quelle singole informazioni del controller, o insomma della parte del codice, possano intervenire sui dati più che sulla business logic direttamente. Una parte, per esempio, verrà semplificata con l'ausilio di Twig, perché con Twig possono essere sovrascritti direttamente con l'estensione i file. È un lavoro che comunque stiamo portando avanti. Non è semplice data la struttura del codice, e se mi fate questa domanda probabilmente siete nella parte sviluppo e quindi sapete di che cosa parlo. È un argomento delicato e complicato da gestire per come è strutturato Forma, però ci stiamo lavorando. Ok, io invece rispondo alle preoccupazioni giustificatissime di Alessandro Lai sulla scomparsa del gradebook. E spariranno i moduli tecnici che ci sono ora, quindi se hai delle personalizzazioni lì vale la pena che ci sentiamo e capiamo che cosa avete fatto, così le confrontiamo con il progetto nuovo che stiamo facendo e capiamo se le compensa. Tutte le funzionalità, noi abbiamo mappato tutte le funzionalità e le informazioni che ci sono sui moduli attuali, tutte quelle che risultano di utilità e non eccessive o ridondanti, e le stiamo riportando nel modulo riprogettato. Quindi fondamentalmente ci sarà, però invece che 5 moduli separati, sarà un unico componente in cui troverai ancora le stesse informazioni e potrai fare le stesse cose a livello di... Quindi magari ci torniamo, o magari una volta finita la progettazione potrebbe valere la pena di fare un webinar dedicato a questo nuovo modulo, che è chiaramente molto, molto critico. E proseguendo, alcuni miglioramenti puntuali. Preciso, non stiamo, come detto all'inizio, ci siamo concentrati sul consolidare, alleggerire e migliorare il presente. Non stiamo aggiungendo nuove funzionalità, anche se alcune che rifacciamo le rifaremo per come le stiamo pensando, saranno talmente diverse da prima che potete fare le stesse cose, ma vi sembrerà una cosa diversa. Ci sono alcuni, tra gli altri, alcuni miglioramenti puntuali che vale la pena segnalare. Uno riguarda i percorsi formativi o curricula o course path, a seconda della traduzione che state
utilizzando, e che è già in corso, quindi vedrete alcune evoluzioni su questo oggetto che vogliamo assolutamente mantenere, ma potenziare e rinforzare moltissimo da qui alla 5. Quindi per il momento si sta migliorando il sistema di iscrizione degli utenti, che aveva alcune limitazioni, estendendo alcune funzionalità, tipo la possibilità di caricare una copertina, ma a tendere cercheremo di allineare l'oggetto percorso formativo a tutte le funzionalità che ha senso, quelle che hanno senso, che ha senso riportare, che trovate anche nei corsi. Okay? Quindi verrà sviluppato molto, inclusa, ne parliamo tra poco meglio, anche la possibilità di generare dei certificati per un percorso formativo. Non l'ho detto prima, perché alcune di queste lavorazioni sono un po' trasversali tra il miglioro, tolgo e ripenso, ma i metacertificati, se li utilizzate, saranno rimossi. Metacertificati sono un modo alternativo per creare dei certificati che vi permettono di rilasciare certificati a fronte del completamento di diversi corsi, con un sistema di matrice che a seconda per ogni utente, in pratica l'incrocio completamente corsi e il certificato rilasciato può essere diverso. È un sistema complesso che vediamo sostanzialmente inutilizzato, anche se abbiamo segnalazioni di 2 casi d'uso importanti con cui capiremo come gestire questa esigenza, ma altrimenti porteremo all'interno dei percorsi formativi la possibilità di rilasciare i certificati all'interno di quindi da lì potrete rilasciare dei certificati che vengono rilasciati al completamento di N corsi. Qualche miglioramento sulla gestione privacy, con la possibilità a tendere di avere più privacy consent per ogni nodo di organigramma. Oggi è possibile averne uno solo. Considerate che qui ho indicato la 5, però già adesso alcune cose si stanno introducendo, cioè con la 4.1 dal profilo utente, che viene rifatto in quella versione, sarà possibile per gli utenti anche togliere il consenso alle privacy policy accettate in fase di registrazione, una cosa che ad oggi non era possibile se non facendo una richiesta agli amministratori. Ancora, un intervento che segnaliamo perché insomma, è interessante, magari ci siete passati, riguarda una semplificazione, soprattutto sulle funzioni di assegnazione dei campi supplementari ai nodi di organigramma, quello che vi permette di avere per clienti diversi dei form di registrazione differenti. In utilizzi un po' articolati abbiamo riscontrato alcuni conflitti, proprio alcuni problemi di logica, quindi lì faremo una semplificazione, non si perderà fondamentalmente la funzionalità, ma sarà tutto un pochino più fluido, più semplice da impostare, più lineare. E mentre, dicevo prima, togliamo le news, andremo a rinforzare il modulo delle comunicazioni, che forse rinomineremo in articoli, perché ci sembra importante avere in piattaforma anche un sistema che non sia proprio un CMS, ma un sistema di gestione dei contenuti ben fatto. Partiremo da quello attuale, andremo ad aggiungere feature che lo porteranno ad assomigliare sempre di più a quello che potrebbe essere le funzionalità di un WordPress o di un Joomla, più semplici probabilmente, però andiamo in quella direzione con ovviamente un rifacimento dell'interfaccia. Non so se è arrivata qualche domanda su questi punti, altrimenti passo a una parte più corposa e un pochino più delicata, dove troveremo qualche criticità in più, cioè il refactoring di alcune funzionalità e aree funzionali, cioè ci sono aree di forma, come lo dicevamo sui moduli di course report, ce ne sono alcune altre aree in cui ci sono delle ridondanze, funzionalità che ti permettono di fare 2 cose molto simili ma in modo leggermente diverso.
e ci sono delle funzionalità che sono un po' obsolete che dobbiamo rinnovare. Vedendo tutte le cose principali che abbiamo in cantiere, vabbè, il primo è il modulo SCORM, il client SCORM che stiamo rifacendo. Questo è importante soprattutto se sviluppate corsi SCORM internamente e magari se li fate diciamo in modalità diciamo artigianale, anche se magari siete bravissimi, però non utilizzando i software classici tipo Articulate, iSpring e così via, perché cambieranno alcune cose, cambierà in particolare il formato con cui vengono salvati i dati nel database. Ad oggi utilizziamo XML, passeremo a JSON, ci sarà prevediamo un sistema per migrare i vecchi tracciamenti nel nuovo formato, però servirà un po' di test e un po' di attenzione nel fare questo passaggio. Questo passaggio ci porterà maggiore flessibilità, maggiore efficienza, perché poi, come mi diceva uno di voi nei giorni scorsi, mi accennava, JSON sarà gestito nativamente in modo molto migliore, molto più performante su MySQL 8 e successivi, quindi soprattutto per chi ha installazioni con grandi volumi di utenti e di SCORM e si trova a dover fare interrogazioni, estrazioni sui database, questa sarà un'innovazione importante, oltre al fatto che diverse librerie vengono rinnovate, noi stiamo ancora usando insomma le API che funzionano, ma sono ancora ereditate dalla precedente gestione, diciamo così. Il nuovo SCORM Player è già ad un avanzato stato di sviluppo e contiamo di rilasciarlo in versione beta, ovviamente, già nelle prossime 4.1 o 4.2, cioè in modo tale che sia possibile a livello di test, non in produzione, switchare sul nuovo client e provare la nuova funzionalità. ILT Management o ILT, a che cosa mi riferisco con questa seconda grossa, impattante lavorazione o riprogettazione, meglio, cioè ILT è l'acronimo di Instructor Led Training, cioè tutto quello che riguarda quello che succede quando si esce dal puro corsi learning e viene coinvolto un docente attivamente, perché si va in aula o perché si fa una videoconferenza, quindi in tutti i casi in cui la formazione diventa live. Qui noi abbiamo diverse soluzioni, la Conforma si può già gestire molto bene, si può fare tutto, perché abbiamo la gestione delle edizioni, la gestione delle classi, abbiamo all'interno dei corsi un modulo che non ho citato prima, che si chiama Reservations, che permette agli utenti di iscriversi a degli eventi d'aula, agli amministratori ovviamente di organizzarli, ad esempio dei seminari, e abbiamo la gestione delle videoconferenze, però sono 3-4 funzionalità separate, tutte che afferiscono alla stessa area funzionale. Qui vogliamo riprogettare tutta la user experience e ricondurre tutto a un concetto a cui personalmente tengo molto e che sta guidando la progettazione di questa parte delle funzionalità, che è un corso, cioè vorrei uscire dal concetto corso e-learning, corso d'aula, anche perché vediamo che spesso non è così o non è così chiaro, è una distinzione che viene fatta molto a monte, è molto teorica. Poi nella vita reale capita che i clienti organizzino un corso in aula, ma poi non ci sono abbastanza iscritti e quindi lo trasformano in webinar. Il corso è un corso e-learning, che però richiede l'esame in aula, o sono corsi ibridi in cui si fanno 3 giornate in aula, un corso edizioni, ma una delle giornate è un webinar, poi si torna in aula per il test. Quindi vogliamo arrivare a gestire tutte queste cose in prima battuta in modo più semplice e con un'unica logica.
e in seconda battuta, risolti il problema UX su queste funzionalità e di riprogettazione, l'intenzione è quella di fare in modo che questo tipo di attività possano convergere in quella che chiamiamo la gestione degli oggetti didattici, che di fatto è il posto in cui si progetta un'attività formativa, e quindi fare in modo che un webinar o un esame in aula possano essere parte di un processo ed essere prerequisiti o avere dei prerequisiti. Quindi posso fare l'esame finale solo se ho partecipato al webinar. Quindi stiamo studiando come fare, ma questo potrebbe essere l'obiettivo che crediamo potrebbe portare un grandissimo miglioramento nell'esperienza e nelle potenzialità della piattaforma e anche una semplicità d'uso. Course Reports è quello di cui abbiamo già accennato prima. Ribadisco, sviluppiamo un nuovo modulo che farà tutte le stesse cose di prima, ma meglio, ok, in modo più semplice e più razionale. E proseguendo, diciamo che queste prime sono forse le cose un po' più critiche. Ancora ci sono due cose abbastanza importanti. C'è un modulo all'interno dei corsi che si chiama Repository, non tutti lo utilizzano, però è abbastanza utilizzato perché consente ai partecipanti di un corso di caricare dei materiali didattici che poi il docente visualizza. Questo sparirà come modulo nel caso abbiate fatto delle personalizzazioni, ma la funzionalità ritornerà e faremo un oggetto didattico che consentirà di fare la stessa cosa, ma anche meglio. Questo in qualche modo impatta proprio sul refactoring del registro delle valutazioni, perché questo tipo di attività è qualcosa che richiede una valutazione, ma ad oggi non finisce nel gradebook, mentre lì abbiamo la possibilità di aggiungere manuali dei punteggi manualmente per delle attività fittizie in aula, no? C'è il bottone verde aggiungi score o aggiungi attività. Quindi andremo a sopperire a quelle funzionalità riportando tutto nella gestione degli oggetti didattici, che vuol dire che le valutazioni saranno tutte lì, non saranno in un oggetto esterno che è quello che è oggi il course report, il registro valutazioni, e tutto dovrebbe essere molto più lineare e semplice da gestire e da tracciare. Gestione dei certificati, come dicevo prima, i metacertificati così come sono spariranno, anche perché non ha senso oggi avere due moduli per generare dei PDF per proprio comporli, quindi avremo un unico sistema, quello che conoscete, che permette di creare i certificati, ma a quel punto potremo aggiungere anche i tag necessari che prima, che oggi sono nella gestione dei metacertificati, che servono per descrivere i certificati quando vengono rilasciati in futuro per un percorso formativo. E anche qui speriamo di portare una bella semplificazione e un bel miglioramento. Altre cose meno impattanti forse, sui forum qualcuno ci ha chiesto un miglioramento della user experience, ci arriveremo. Il primo passo sarà però unificare i due moduli che oggi sono separati, cioè abbiamo, per quanto usino le stesse tabelle, la stessa base dati, però a livello di codice abbiamo il forum pubblico, quello che si apre al di fuori dei corsi, e il forum interno ai corsi. Il primo passaggio sarà quello di unificare queste due funzionalità e dopodiché potremo lavorare per migliorarne la user experience. Stesso discorso si fa per le newsletter, che abbiamo quella di back office in amministrazione e quella all'interno del corso verranno unificate in un'unica funzionalità. Per i gateway di pagamento vale quello che diceva Giuseppe prima per le videoconferenze, quindi oggi abbiamo un unico sistema che è PayPal nel core, quello andrà estratto, pluginizzato, cioè reso un plugin, e dovremo mettere forma in condizioni di ricevere e di gestire diversi metodi di pagamento che potremo installare come plugin. Sui campi supplementari oggi abbiamo due gestioni separate per i campi supplementari degli utenti e per quelli delle altre entità, cioè per estendere la descrizione dei corsi, dei learning object e dei nodi di organigramma.
l'obiettivo è quello di unificarle in un unico sistema. Per i contenuti, quello che vi accennavo prima, cioè rifaremo nell'ammodernare il modulo degli articoli, delle communication, cercheremo di centralizzare in un'unica funzionalità la possibilità di creare contenuti che abbiamo anche in altri ambiti in forma, c'è ad esempio la gestione delle pagine esterne, ci sono gli avvisi che si creano all'interno dei corsi, anche qui cercheremo di razionalizzare e di avere un unico set di funzionalità per tutte le declinazioni che si vogliono dare a questo stesso obiettivo. L'elenco è finito, non so se ci sono domande, altrimenti comincio a raccontarvi come possiamo arrivarci insieme. Sì, c'è ancora qualche domandina. Vabbè, diciamo, riassumendo, c'è chi chiede se la riprogettazione del player SCORM, come dire, traccerà anche le interaction, come attualmente un plugin che esiste fa, c'è un plugin che si chiama Report Interaction che traccia Mario Rossi all'interazione drag and drop che sta sulla slide 3, ha risposto così. Allora, per la precisione, credo che ad oggi tracciamo già le interaction. Non c'è una riportistica per le interactions perché soluzioni diverse, iSpring, Articulate, usano tutti dei formati di tracciamento leggermente diversi, per cui finisce tutto in un file, in un blob, in un unico file che adesso è XML, che poi sarà JSON, da cui bisogna andarli a leggere. Per questo è stato necessario fare un plugin in alcuni casi. Diventerà più facile. Ora non so nel dettaglio se il team che sta sviluppando il nuovo player ha già lavorato su questo aspetto. Credo che prima di tutto si cercherà di ripristinare tutte le funzionalità esistenti e poi andremo sulla nuova base a migliorare quello che c'è, incluso è auspicabile anche il completamento della compatibilità SCORM 2004 che abbiamo, ma ci sono alcune specifiche del 2004 che sono complesse da gestire anche in piattaforme più blasonate, insomma anche in quelle... Moodle per esempio non è compatibile, cioè non è pienamente conforme a SCORM 2004. No, sì, ma neanche la nuova Docebo, da quanto so, da alcune cose, tipo il sequencing nei multiscope, quindi mi piacerebbe arrivare anche a quel tipo di compatibilità. Intanto rifacciamo tutta la base in modo che sia più semplice intervenire. Poi vabbè, ci sono due cose, una abbastanza breve, cioè un dettaglio sul fatto se prevediamo nei template, nei certificati, di poter tirare su anche i campi custom dei rami organigramma, se prevediamo di poter tirare su anche quei tag lì. Sì, se non sbaglio è già... dei rami organigramma, non ricordo se è già possibile, ma sì, è fattibile. Non è una lavorazione, questo dettaglio non è stato discusso. Infatti non ce l'ho neanche io. E poi c'è una domanda... Mi pareva che già fosse possibile, ti avrei detto che l'avevamo già implementato. No, alcune cose, cioè, secondo me quelle a cui si riferisce Erika non sono possibili, se no non l'avrebbe chiesto. Poi c'è una domanda più generale rispetto a eventuali canali pubblici per discutere di queste cose. Abbiamo un utente in particolare che sta facendo molte domande tecniche, chiede se c'è un canale pubblico. Io ho risposto che sì, cioè sul forum c'è un mini forum riservato a parte quello, cioè con chi normalmente ci contatta e dice ok, utilizziamo Forma in questa maniera abbastanza intensiva e vorremmo contribuire allo sviluppo, normalmente apriamo una discussione proprio diretta. E non so se vuoi dire qualcosa in più. Sì, perché è il tema proprio delle ultimissime slide, guarda, quindi se non ci sono altre, o meglio, facciamo così, se ci sono altre domande, magari ci risentiamo, apriamo un canale di conversazione e di dialogo. Ci arrivo perché il tema è come arriviamo anche in modo collaborativo con chi sta utilizzando come voi la piattaforma a realizzarlo senza
pestare i piedi, perché non vogliamo complicarci e complicarvi troppo la vita. Resta quello che dicevo all'inizio, Forma sposa il modello open source, che noi definiamo stakeholder driven, per cui deve crescere con le esigenze della sua community. Per fare tutto questo po' di roba, però noi già a novembre avevamo una stima, una sottostima, molto probabilmente, però dà un'indicazione delle dimensioni di quello che stiamo realizzando, di almeno 400 giornate uomo di sviluppo. Noi le stimiamo a 250 euro a giornata, così, ma semplificando, perché nel mezzo ci sono giornate di sviluppo, ma anche giornate di analisi, di progettazione che avrebbero di consulenza, che avrebbero costi ben diversi da questo. Però su questa stima, e anzi scontandola un po', avevamo ipotizzato un budget di 100.000 euro, di 90.000 euro come prezzo, come costo così simpatico, per farcelo sembrare un po' meno un po' meno difficile. Ci arriviamo secondo il modello, vorremmo arrivare a coprire questo effort con il modello che abbiamo descritto in altri webinar, che è quello di sostenibilità di Forma, che prevede un mix di investimenti dei soci partner, una copertura data dal budget che arriva dalle membership, dai costi di membership, che è un piccolo budget, relativamente piccolo, però stiamo cercando di farne buon uso, e come abbiamo fatto in passato, dal crowdfunding, cioè dal supporto economico operativo che ci può arrivare direttamente da voi. Così la divisione che con l'associazione riusciamo a coprire, l'associazione con le quote, con le membership, riesce a coprire circa un 10% dell'effort, ed è quello che stiamo usando ora nelle fasi di rimozione, di lavorazioni sul core. I partner sono al lavoro e con i loro effort diretti in investimento possono coprire circa il 40% del resto degli sviluppi, quindi resta da coprire circa metà di queste giornate, su cui, per arrivare in fondo e velocemente come si potrebbe fare, perché consideriamo che operativamente potremmo arrivare ad avere la beta per l'autunno, veramente. Però ci serve una mano per coprire il resto il restante 50%, no? Lo spirito è quello con cui abbiamo creato e fondato il progetto Forma nel 2013, quando Docebo, che è la società unica che gestiva il suo progetto, fece una scelta differente, e noi 3-4 aziende con cui ci eravamo trovati abbiamo detto sì, proviamo a rilanciare il progetto, però ci piace, questa cosa deve essere qualcosa che cresce intorno alle esigenze, con la partecipazione della community e dei suoi utilizzatori. Ma perché questo lo vediamo su di noi tutti utilizziamo degli strumenti, degli applicativi, abbiamo fornitori, ci piace quando abbiamo un dialogo con loro e ci sentiamo ascoltati, scusate, possiamo partecipare in qualche modo al processo di sviluppo, perché sono progetti, sono prodotti, sono software con cui facciamo business, che usiamo tutti i giorni, che devono calzarci come un vestito, in cui dobbiamo stare comodi, ma non adeguandoci noi, ma in qualche modo devono seguirci. Questo è lo spirito, questo intendiamo con stakeholder driven, ed è la ragione per cui da sempre c'è la community e vi invitiamo a partecipare, contribuire, condividere, raccontarci le vostre storie. Se siete in questa posizione, cioè se Forma è un asset di business per voi, perché, come dicevo prima, la vendita di corsi è un canale di business importante, la consulenza, c'è chi la utilizza per
vendere o erogare consulenza, perché avete sviluppato implementazioni, plugin, personalizzazioni, verticalizzazioni su clienti, perché magari avete 2, 3, 4, 10, 20 installazioni che seguite per vari clienti, perché vendete servizi di hosting o di cloud hosting, allora considerate il fatto che possiamo parlarne a nome dell'associazione, delle aziende che ci sviluppano sopra, capiamo come si può fare insieme, contattateci, quello che può succedere, possiamo innescare una collaborazione positiva in cui volentieri ascolteremo quello che succede, quello che volete fare e vi possiamo dare supporto, attivare una forma di collaborazione sulla base delle vostre esigenze. Possiamo anche darvi accesso, se siete sviluppatori, avete competenze di sviluppo, ai repository di sviluppo. Dipende da che risorse avete, come potete partecipare, però partecipazione attiva significa che deve esserci un ingaggio da parte vostra, non che anche nel rispetto del lavoro delle aziende che stanno investendo il loro tempo, perché poi ognuno, è vero, ci fa sopra il suo business, però forma viene e resta condivisa, vogliamo che resti gratuita, open source. Però se siete in questa situazione, allora parliamone, mettiamoci nella condizione di svilupparlo e pensare insieme l'applicativo, decidere insieme le priorità e cominciate allo stesso tempo a prepararvi per la nuova versione. Apriamo questo canale di dialogo, chiaramente lo possiamo fare se c'è un ingaggio, una presa di responsabilità e se c'è un impegno che potete mettere nel progetto. L'impegno ovviamente può essere di due tipi, può essere economico o operativo, ok? Le tre forme di supporto alla realizzazione della nuova versione che abbiamo espresso da novembre, dal Forum Experience, sono donazioni, quindi in due modi si può sostenere economicamente il progetto, cioè quindi se tramite donazioni dirette all'associazione, e in Italia sono detraibili al 10, al 30, deducibili al 10, chiedete al vostro commercialista. Quindi tenete presente che sì, qualunque associazione farà buon uso di qualunque contributo, considerate che magari un costo giornata minimo di 250 euro per un certo numero di giornate. Se volete che apriamo un dibattito su una funzionalità specifica, difficile che qualunque lavorazione occupi meno di 5-10 giornate, quindi parliamone. Ma se avete delle esigenze specifiche e ben puntuali, allora se ne può parlare anche direttamente con una delle aziende partner, noi, Grifo, Joint, e a quel punto si tratta l'intervento o la lavorazione del vostro contributo economico, si finalizza ad una lavorazione specifica che andrà al 100% nella versione open source e che potrà essere fatta dialogando con voi o coprogettandola, ok? Queste sono le due soluzioni, le due strade, diciamo, più semplici, ma importanti, perché ci aiutano a coprire, ci danno risorse economiche per coprire i costi di sviluppo. Se invece avete risorse interne da poter dedicare in modo un po' strutturato al progetto, quindi per risorse intendo persone, nella direzione dello sviluppo, quindi avete programmatori, del testing, avete utilizzatori avanzati e con competenze magari tecniche o documentazione, perché anche questo sarà un tema importante, allora questo può essere un tema di ingaggio più operativo e più collaborativo e va strabene. L'importante è che abbiate la possibilità di, ribadisco, strutturare questa collaborazione. Vuol dire che ci sarà un certo numero di giornate per cui e di continuità, che magari potranno essere 10 giornate su 2 mesi, su 3 mesi, 20 giornate su 4 mesi. Inventiamocelo, pensiamolo insieme, fateci delle proposte, siamo aperti a tutti. A quel punto sì,
nell'ambito di quella collaborazione di sicuro potremo discutere, negoziare, decidere insieme a voi, insieme alle vostre esigenze, delle priorità, perché avremo aperto una collaborazione, non sarà semplicemente una voce di popolo, ma starete contribuendo e mettendo energia nel progetto. Così come ce ne stiamo mettendo tanta noi. Quindi questo è l'appello che volevo farvi. Sentiamoci, se vi ha preoccupato, vi ha stuzzicato quello che vi abbiamo raccontato, se volete mettervi avanti, perché considerate che qualunque migrazione da una versione all'altra richiede qualche mese. Se avete delle personalizzazioni, in questo caso col passaggio a forma 5 potrebbe essere meno rapido farle, quindi facciamole insieme. Ok, questo è l'appello. Trovate il link al crowdfunding, che è una pagina sul sito di Forma, altrimenti potete contattarci direttamente. Se avete i nostri contatti diretti, mio, di Max, di Giuseppe, fateci sapere, fissiamo una call, ne parliamo, capiamo qual è la situazione e che tipo di coinvolgimento potete avere. Altrimenti il forum di contatto del sito Forma, e diteci, sentiamoci per una collaborazione sugli sviluppi di Forma 5, vogliamo che sia anche nostra. E direi che tutto, sforato un po', vi chiedo scusa, ho stimato male i tempi sulle domande, non so se ne sono arrivate altre nel frattempo. Possiamo dire di no, nel senso che c'è una domanda di Danilo sull'utente rispetto ai corsi, cioè se per l'utente sarà chiaro in che livello è, facendo riferimento alle cartelle, ovviamente. In realtà, cioè, la risposta che ho dato è che sì, nel senso che la navigazione sarà del tutto rivoluzionata, per cui l'utente saprà dov'è adesso, che cosa ha già visto prima e che cosa ci sarà dopo. Sì, uno dei meccanismi. Sì, queste cose le abbiamo viste e Danilo, credo che ci sia sul canale YouTube di Forma la registrazione del webinar di gennaio in cui abbiamo presentato la nuova interfaccia, in cui ti puoi fare un'idea. Quello è il primo prototipo, ma poi ci saranno sicuramente ulteriori rifiniture e miglioramenti, però ti puoi fare un'idea della direzione in cui sta andando il prototipo, Okay. e quindi in cui andrà la nuova interfaccia, però è quella di migliorare e rendere più lean, più leggera la navigazione, con meno click, passaggio diretto al materiale didattico successivo e così via, mantenendo la possibilità di vedere anche la struttura del corso, ovviamente. Poi c'è una domanda di Davide che in realtà non ho capito. I tempi previsti per Docebo 4.1 con i moduli funzionalità bloccati e rimossi. Quindi a parte il riferimento a Docebo 4.1 non ho capito. Ok, Forma. Così vi è più chiara, Alberto, Giuseppe? Sì, ma in realtà forse può rispondere più Alberto, nel senso che ancora non credo che abbiamo una deadline per il rilascio della 4.1 precisa. Ci siamo dati comunque... Albe, mi senti, no? Sì. Diciamo che fra qualche mese dovremmo già iniziare a rilasciare qualche beta, però Ok. non saprei dare indicazioni precisissime. Non so se Perfetto. Albe comunque No. ha informazioni più Scusate, dettagliate delle mie. sì, avevo il microfono spento. No, per qualche mese pensiamo alle beta della 5, la 4.1 entro l'estate. Io vorrei dire giugno, poi vediamo come va con le rimozioni che stiamo facendo in questi giorni, ma perché dalla 4.1 dipende il rilascio alla community della 4.0. Ora non so se la domanda era relativa al rilascio ai soci o alla community, però il prossimo step sarà rilasciata una
40809, che è già praticamente pronta, ma sta raccogliendo gli ultimi fix, e questa diventerà pubblica per tutti, e ci sarà pure il repository GitHub allineato. Ai soci sarà rilasciata la 4.1 con le prime rimozioni e il nuovo profilo utente e le novità sui percorsi formativi. Quindi speriamo prossime settimane, comunque entro l'estate. Ok. Ok, se è tutto, io direi che vi lasciamo tornare al lavoro. Speriamo di sentirvi presto e tanti. Okay? Quindi, ribadisco, noi stiamo lavorando in questi giorni, quindi sentiamoci ora se ci sono, proprio sono queste settimane, entro giugno cominciamo a sentirci, apriamo un canale, capiamo cosa si può fare insieme, io sono a disposizione per orchestrare una collaborazione, perché poi potrebbe essere troppo tardi. Cioè, ad oggi, se iniziamo questo tipo di dialogo, è più facile per noi seguire eventuali richieste o rivedere le priorità se riterremo insieme a voi che non erano ottimali, insomma, se magari ci è sfuggito qualcosa. Ok? Quindi direi grazie a tutti. Ok. Perfetto, contattateci direttamente voi per rispondere a Davide, se ci fate sapere come e quando sentirci, direi che una mail e poi dopo da lì si parte. Muy bien, ok, stoppo la registrazione.